Forse non tutti sanno che la festa di San Valentino è nata proprio qui a Terni. Già perché San Valentino, oltre ad essere nato qui, era il vescovo della città ed era protettore dei fidanzati, incoraggiava i matrimoni e la procreazione. Fu scelta proprio questa data per sostituirla ad una festività pagana, i Lupercalia, che inneggiavano alla fertilità e che venivano celebrati proprio fra il 13 e il 15 febbraio. Oggi, in occasione di questa festa, centinaia di fidanzati si radunano qui per chiedere benedizione sulla loro unione e sul futuro matrimonio. Entriamo un momento per omaggiare il santo che protegge gli innamorati di tutto il mondo, nella chiesa a lui consacrata. Noi non potevamo mancare con la nostra ricetta di San Valentino e allora venite con noi nella cucina di Scola la Pasta. Mi sono interrogata a lungo sul tipo di dolce da preparare per questa bella celebrazione. Potete immaginare che negli anni ho collezionato ogni forma, ogni stampino a forma di cuore, stampi per il ciambellone, per le crostate, per i muffin o per i biscotti. Ma questa volta voglio sorprendervi con qualcosa di diverso. La forma di cuore c'è sempre, ma sarà questa scatola e all'interno di questa scatola andremo a mettere dei tartufini al cioccolato. Siete curiosi di sapere come fare? State con noi, andremo a vedere gli ingredienti e poi la preparazione. Rimango sempre stupita dalla bontà di certi dolci e insieme dalla loro semplicità, quindi mi piace tantissimo preparare queste cose che poi lasciano davvero stupefatti per il loro gusto, ma di fatto sono preparati con degli ingredienti semplicissimi. Qui abbiamo delle nocciole, dello zucchero, del cacao amaro e del caffè. In alcune preparazioni si può anche sostituire questo caffè e basta con caffè e rum per chi ama avere un po' il gusto alcolico. Personalmente non lo amo moltissimo, quindi in genere faccio una preparazione davvero molto semplice. Le nocciole nella ricetta sono 100 grammi, quindi troverete nel testo qui sotto 100 grammi, ma io ne ho pesate 120, poi vi farò vedere perché, ve lo spiegherò. La prima cosa che andiamo a fare è tostare le nocciole, quindi adesso le porteremo in un pentolino, accendiamo il fuoco e le andiamo a portare a una temperatura a fuoco medio e le andremo a tostare. Questa fase è molto importante, dura circa una decina di minuti, non bisogna abbandonare il fornello, ma sempre rimestare continuamente, perché vedremo che è molto importante questa fase. La tostatura conferisce alla nocciola un sapore e un gusto pieno, ma quello che è importante è rimuovere le pellicine, rimuovere le cuticole, che è un'operazione che faremo naturalmente quando saranno freddate. Diciamo che questa operazione ci porterà via circa 10 minuti. Le nostre nocciole sono ormai pronte, vedete che si comincia a togliere la pellicina? Adesso noi le lasciamo così, le lasciamo una decina di minuti così si raffreddano e naturalmente andremo a rimuovere le pellicine sfregando le nocciole fra le mani. Ci vediamo tra poco. Procuratevi un paio di guanti, saranno molto importanti nella procedura da qui in avanti. Iniziamo subito con la pulizia delle nocciole tostate. Le abbiamo fatte freddare. Le prendiamo una manciata alla volta e le sfreghiamo tra le mani. Facendo in questo modo, il guanto in gomma crea un attrito tale per cui le pellicine vanno quasi completamente via. È importante rimuoverle in questa fase perché noi dobbiamo mangiare la nocciola tostata, non la pellicina che risulta un po' amara. E le mettiamo da parte. Proseguiamo ancora. Allora, come vi dicevo all'inizio, quando vi raccontavo degli ingredienti, io ne metto sempre qualcuno in più, perché vi lascio immaginare l'odore che c'è quando ci sono queste nocciole tostate. È irresistibile. Quindi, questo era proprio un consiglio della ricetta della mia mamma, necessariamente dobbiamo pesarne qualcuna in più. Possono bastare? Una la mangio anche io. Sono buonissime, soprattutto quando sono un po' tiepide, non calde perché quando si raffreddano poi diventano più croccanti di nuovo. Procedo ancora, prima che il mio cameraman mangi tutte le noccioline,
Questa parte della preparazione possiamo farla anche il giorno prima, quindi tostiamo le nocciole, le raffreddiamo, le sfreghiamo tra le mani, rimuoviamo tutte le pellicine e poi le conserviamo in una scatolina, in un barattolo con un tappo ermeticamente chiuso, una volta che sono fredde. Così il giorno dopo dovremo fare soltanto la seconda parte, che alla fine è velocissima. Ed ecco qua, abbiamo terminato, le nostre nocciole sono pronte. Ora passiamo alla seconda fase. Passiamo le nocciole al mixer. Io consiglio di tritarle un po' grossolanamente perché il sapore è buono quando si sente proprio scrocchiare sotto i denti la nocciolina, la nocciola. Io le chiamo noccioline perché sono piccoline e mi sembra un vezzeggiativo carino, ma sono nocciole o nocchie, come si dice dalle nostre parti. Quindi una volta che le andremo a tritare non facciamole troppo fine, altrimenti sarà una farina di nocciole che non è la stessa cosa nel sapore. Quindi io procedo, come vedete io non ho degli strumenti particolarmente sofisticati, ma un frullatore vecchissimo a cui però sono molto affezionata, quindi mi piace anche questa cosa, anche per riutilizzare un po' tutte le cose che abbiamo senza necessariamente dover ricorrere a moderni strumenti tecnologici. Procedo, do un paio di colpetti, 2 o 3 colpetti, ancora un altro, ecco qua. Versiamo le nocciole in una ciotola, pulendo bene il fondo, perché come sapete le nocciole contengono una parte grassa che tende a rimanere attaccata al fondo, quindi con l'aiuto di uno strumento ci aiuteremo. Ecco qua. E poi procediamo ad inserire gli altri ingredienti, cominciando dal cacao. Vi ricordo cacao amaro, anche perché in commercio è disponibile anche il cacao zuccherato, invece il cacao deve essere amaro, scusate, perché lo zucchero lo andremo ad aggiungere dopo. Ho detto amato, ma siamo nel video di San Valentino, quindi senza volerlo ho usato la parola giusta, vedi che carina questa cosa. Procedo con lo zucchero. Allora, come già ho detto altre volte, quando nelle preparazioni abbiamo delle parti solide, quindi per esempio le polveri come le chiamo io, prima dobbiamo procedere a mescolarle fra di loro e poi passeremo ad inserire la parte liquida. Vedete c'è qualche pezzettino di nocciola che si vede e poi si sentirà e questo è il bello. Mescolo un po' e comincio a inserire piano piano il caffè, un pochino alla volta. Ora un goccino. Si deve andare con calma perché c'è un momento in cui improvvisamente la massa polverosa si solidifica e non dobbiamo fare in modo che sia troppo appiccicosa, solo un po', poi vedremo perché. Quindi procediamo con cautela. Tra un po' sarà il momento di abbandonare il nostro strumento e di passare all'impasto manuale. Ok, direi che sta venendo bene. Come vi dicevo, si può anche aggiungere un po' di parte alcolica, per esempio il marsalo e il rum. Come sapete, se mi seguite da un po', io sono una appassionata delle varianti. Quindi oltre a queste varianti alcoliche esistono altre varianti, per esempio la buccia dell'arancia grattugiata, un'arancia non trattata naturalmente, oppure un aroma all'arancia, tipo le fialette che sono in commercio. Potete scegliere voi in base al vostro gusto. Diciamo io oggi vi faccio vedere la versione basica, poi sarà vostra creatività inventare, ideare la ricetta giusta. Anzi, approfitto proprio di questo. Fateci sapere se le preparerete e aggiungerete qualche novità e qualche variante. Lasciateci qualche commento, ci fa piacere sempre rispondere a voi e scoprire che ci sono un sacco di persone che hanno la creatività di creare, di produrre cose nuove o comunque con delle varianti. Mi piace tantissimo dialogare con voi per questo. Allora, siamo arrivati. Lascio la forchetta e passo all'uso del guanto. E qui capirete perché ho messo i guanti e non l'ho fatto con le mani nude, perché vedremo che le mani si colorano in un modo quasi indelebile. Ragazzi, c'è un profumo nell'aria quando il cacao incontra lo zucchero e le nocciole tostate, secondo me accade qualcosa di magico. Allora, se mi inquadri ti faccio vedere che abbiamo fatto una grande palla, vedete che è un po' morbida, anzi molto morbida,
ed è esattamente la consistenza che ci serve. Adesso andiamo a fare la parte più bella, andiamo a fare i tartufetti. La parte finale è quella più creativa, quella in cui dovremo andare a formare questi tartufetti. Io per farlo scelgo sempre questi pirottini che sono di facile reperibilità sul mercato, si trovano dappertutto, si trovano persino anche nei supermercati. Sono dei cestinetti uno dentro l'altro che ne contengono tanti. Oggi naturalmente avevo a disposizione sia quelli rossi che quelli d'oro, ma dovendo pensare ad una celebrazione quale quella di San Valentino e avendo già la famosa scatola rossa, ho scelto proprio questi d'oro. Quindi io li preparo e li predispongo sul tavolo del tavolo di lavoro. Con i guanti teoricamente viene bene, si riescono a sfilare bene, e ne preparo un po'. Intanto avrete visto che sempre qui sul tavolo del lavoro ho dello zucchero bianco in un piatto. Quindi adesso noi iniziamo a produrre i nostri tartufetti e li passeremo nello zucchero. Comincio, dobbiamo girarli tra le mani e poi li lanciamo nel piatto. All'inizio vedremo che faremo delle palline di colori di dimensioni diverse, non vi preoccupate, poi piano piano si fa la mano. Ecco, le prime due sono troppo piccole, le rimetterò dentro. Poi sempre nel piano di lavoro dovremo avere sempre vicino della carta cucina, ogni tanto bisognerà lavare le mani. Vedete cosa succede dopo un po'? Quindi non si riesce più a lavorare, quindi inizialmente faremo questo. L'ideale sarebbe che in questa fase del passaggio delle palline nello zucchero ci sia un'altra persona con le mani pulite, io adesso me le sono lavate per farvi vedere questa cosa, che possa o roteare così le palline nel piatto o semplicemente aiutarsi in questo modo. Prendo le palline e le comincio a posizionare nel loro pirottino. Guardate quanto è carino. E procedo così. Sono veramente di grande effetto, vederli poi tutti insieme sarà bellissimo. Intanto che procedo e continuo a fare questa preparazione, voglio raccontarvi la storia del mio primo San Valentino. È successa una cosa molto carina quando avevo soltanto 8 anni. Leggendo un fumetto avevo scoperto che si regalava il San Valentino alla persona amata e quindi decisi di fare un bel disegno con un cuore e di fare dono di questo San Valentino alla persona che amavo di più, il mio fratellone. Il mio fratello fu contentissimo, rise tanto, mi abbracciò e poi con la massima dolcezza mi spiegò che il San Valentino è dedicato e riservato alla persona amata, al proprio fidanzato, e da allora è rimasto un po' uno scherzo che facciamo fra di noi. Ancora oggi è il mio fratellone preferito. Ho solo lui, ho una sorella e un fratello, ma comunque ci vogliamo molto bene. Intanto, giusto per intrattenervi, perché sto proseguendo il mio lavoro, proseguiamo a preparare altri bonbon. Vedete, se non avessi i guanti avrei combinato un disastro, quindi sono davvero necessari, davvero importanti. Naturalmente, se vi sarà piaciuto questo video, e immagino di sì perché questi bonbon sono davvero irresistibili, se non lo avete ancora fatto, cliccate sul tasto iscriviti, il tasto qui sotto, e magari anche cliccando sulla campanella, così non perderete nessuno dei nostri video. Ed ora componiamo il nostro regalo di San Valentino nella scatola a forma di cuore. Ho messo uno strato di carta velina, rossa naturalmente, e andremo a mettere i nostri bonbon. Una sorpresa unica e speciale, davvero originale. Il vostro regalo di San Valentino quest'anno sarà unico, speciale, fatto da voi, con le vostre mani, ed è una grande soddisfazione per voi e naturalmente anche per chi la riceverà. Facciamo un po' di spazio così stanno più ferme. Guardate che carine. Ed ora mettiamo il coperchio e il nostro regalo è pronto. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video ci aspettiamo anche il vostro like. E lo zucchero che abbiamo utilizzato per rotolare le palline non lo butteremo mica. Noi lo abbiamo recuperato e lo abbiamo messo in questo barattolino per poterlo servire ai nostri ospiti insieme al caffè.
Io vi aspetto ancora prossimamente su Scuola la Pasta, The Italian Way of Making Food.